Per la nostra finitura finale del vestito o della canotta, in entrambi i casi possiamo finirlo in questo modo, faremo una striscia di mattonelle Granny. Partiamo con il nostro cappietto iniziale. Potete farlo come preferite. E poi 4 catenelle. 1, 2, 3, 4 che andiamo a chiudere in cerchio facendo un punto bassissimo nella prima catenella. Facciamo 4 catenelle, 2, 3, 4, filo sull'uncinetto, entriamo nel cerchio generato dalle 4 catenelle e scusate, doppio filo sull'uncinetto perché andremo a fare delle maglie altissime, quindi o doppia maglia alta. Quindi tiriamo fuori il filo una volta, 2 volte e 3 volte, una catenella e ancora faremo 12 in totale, compresa le catenelle iniziali, maglie altissime o doppie maglie alte. Quindi catenella separate da una catenella, quindi sono 12 doppie maglie alte separate da una catenella, tutte nel cerchio generate dalle 4 catenelle. Quindi ancora 1, 2 e 3, catenella, doppio filo sull'uncinetto, entro nel cerchio, intanto bloccate anche la codina così poi potete tagliarla direttamente. Entro una volta, prendo il filo, entro 2 volte, prendo il filo ed esco un'altra volta, non entro ma esco. Ho fatto la catenella, doppio filo sull'uncinetto, rientro e ancora. Questo lo facciamo per 12 volte, quindi compresa le catenelle iniziali ne abbiamo fatte 6. Ora catenella, doppio filo e ancora siamo alla settima, catenella, doppia maglia alta, andiamo all'ottava, catenella, doppia maglia alta, facciamo la nona, catenella, doppia maglia alta, decima, catenella, doppia maglia alta, undicesima, e dodicesima. Alla dodicesima, finita la dodicesima, facciamo una catenella e chiudiamo 1, 2, 3 nella terza catenella con un punto bassissimo. Ok, a questo punto con un altro punto bassissimo entriamo nello spazio della prima catenella e facciamo 1, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, facciamo una maglia alta non chiusa, quindi chiusa per metà, prendiamo il filo e usciamo dalle prime 2 asole e abbiamo 2 asole sull'uncinetto. Ancora prendiamo il filo, entriamo nello stesso foro, facciamo un'altra maglia alta chiusa a metà, abbiamo 3 asole e chiudiamo tutto insieme. 2 catenelle di separazione e ora continuiamo facendo 3 maglie alte chiuse insieme nella prossimo spazio di una catenella, e questo lo facciamo per tutti gli spazi, quindi vi faccio vedere. Quindi filo sull'uncinetto, dopo aver fatto le 2 catenelle entro nello spazio di una catenella sottostante, chiudo la maglia alta a metà, la prima, filo sull'uncinetto, chiudo la seconda maglia alta a metà, ho 3 asole, chiudo la terza maglia alta a metà e ho 4 asole sull'uncinetto, prendo il filo e chiudo tutte insieme. A questo punto faccio 1, 2 catenelle,
e ancora nel prossimo spazio la stessa cosa, maglia alta chiusa a metà, ancora un'altra maglia alta chiusa a metà e ancora un'altra maglia alta chiusa a metà. Mi devo ritrovare con 4 asole sull'uncinetto che poi chiudo tutte insieme e faccio 2 catenelle, e questo lo faccio per tutti gli spazi di una catenella sottostanti, quindi 1, 2 e 3. Fatelo fino alla fine. Fatto questo, 2 catenelle di separazione e andate avanti. Finito l'ultimo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme, non fate le 2 catenelle, bensì, dovendo noi trovarci a dover cominciare il prossimo giro con nel centro di questo arco, per evitare di dover tornare indietro, semplicemente filo sull'uncinetto, entrate nella terza catenella e fate un punto, un mezzo punto alto, anzi scusate, fate prima la catenella che vi blocca, scusate, questo è il mio errore, fate prima la catenella che vi blocca le maglie chiuse insieme, poi fate una mezza maglia alta. Ok, vi trovate già nel centro dell'arco. Ok, fatto questo, facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, filo sull'uncinetto, nello stesso arco realizziamo 3 maglie alte, quindi 1, 2, sempre nello stesso punto, e 3. Questo è il nostro primo angolo, perché questo è il nostro ultimo giro. Poi facciamo una catenella, nel prossimo arco di 2 catenelle che abbiamo qui facciamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Quindi abbiamo fatto, dove abbiamo chiuso il primo angolo, poi una catenella, nell'arco successivo delle 2 catenelle abbiamo fatto 3 maglie alte, ora un'altra catenella e nello spazio successivo delle 2 catenelle sottostante facciamo di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Si è diviso il filo, ok, e 3. Ora una catenella e andiamo a realizzare l'altro angolo, perché noi avremo l'angolo, 2 gruppi di 3 maglie alte separate da una catenella e un altro angolo. Quindi in questo spazio, quindi dopo aver fatto la catenella nello spazio successivo, andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Non vi preoccupate se vi si arriccia, perché poi si regolarizza. 2 catenelle e nello stesso spazio altre 3 maglie alte, così abbiamo realizzato il nostro successivo angolo. 2 e 3. Tiro un po' di filo, scusate. Ok, ora una catenella e nel successivo spazio 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella, successivo spazio 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E ora abbiamo 2 gruppi di 3 maglie alte, andiamo a fare l'altro angolo, quindi una catenella,
Nello spazio successivo facciamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle e nello stesso spazio altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Ora una catenella, nello spazio successivo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella e nello spazio successivo altre 3 maglie alte, e 3, catenella, ci manca un angolo, lo facciamo, quindi 3 maglie alte, due catenelle, 1, 2 e 3 maglie alte, nello stesso spazio ovviamente, e 3, catenella, 3 maglie alte nello spazio successivo, catenella e 3 maglie alte, e 3, catenella, e in quest'angolo, come ricordate dove siamo partiti, avevamo fatto una maglia alta, 2 catenelle e 3 maglie alte, quindi ci mancano semplicemente le 2 maglie alte per completare l'angolo. Le facciamo, quindi entriamo nell'arco, facciamo 2 maglie alte, 1, 2, ci agganciamo nella terza catenella 1, 2, 3 dell'inizio con un punto bassissimo e abbiamo terminato il nostro granny. Come vedete è molto semplice. Tagliamo il filo, non troppo corto perché poi lo dobbiamo bloccare, e abbiamo terminato anche questo. Come vedete poi sarà da ovviamente bloccare, sono da bloccare, da cucire tutti insieme, ma questo è il nostro la nostra finitura, che verrà piuttosto morbida. Anche quando l'andremo a cucire dovrà essere morbida, e ricordatevi di farle con l'uncinetto con cui avete terminato il vostro vestito. Quindi se voi avete scelto l'uncinetto numero 3, 4 e 4 e mezzo come ho fatto io, farete il granny col 4 e mezzo. Se invece avete scelto l'uncinetto 4, 5, 5 e mezzo, terminerete i granny col 5 e mezzo, comunque con l'ultimo uncinetto che avete utilizzato per la parte finale del vestito, affinché abbia la stessa consistenza. Ora vi farò vedere come cucire le mattonelle insieme e come cucirle al vestito quando il vestito sarà terminato. Questi sono 2 granny finiti. Ovviamente utilizziamo l'uncinetto 4 e mezzo, che è l'ultimo utilizzato nel vestito. Li mettiamo diritto contro diritto, quindi questa è la mia parte al diritto. Non vi preoccupate se sembrano irregolari, non importa, quando poi andrete a lavare il lavoro e a bloccarlo tutto questo si regolarizzerà. Metto gli occhiali altrimenti non vedo nulla. Ok, li mettiamo quindi diritto contro diritto e entriamo. Vedete, qui abbiamo l'angolo, abbiamo 2 catenelle, entriamo nella prima catenella da una parte e nella prima catenella dell'altro angolo, 1 e 2. Ok, entriamo in queste 2 catenelle, prendiamo il filo
e andiamo ad entrare. Io per bloccarlo prendo entrambi i lembi del filo e ci faccio una catenella, giusto per assicurarmi che il lavoro non si sfili. Ora andiamo a realizzare una cucitura morbida. La cucitura più morbida che io ritengo opportuna per questo lavoro è quella prendendo soltanto una parte della catenella e non tutte e due, e facendo un punto bassissimo. Ovviamente esistono tantissime cuciture per unire i lembi di due tessuti fatti ad uncinetto. Voi utilizzate quello che più vi piace. Se vi piace questo, seguite questo consiglio. Quindi quello che andiamo a fare è cucire punto a punto, ovviamente. Quindi prendo, vedete, questa è la catenella del primo punto alto che abbiamo dell'angolo. Io prendo soltanto la costa retro, quella verso di me, e dell'altro vado a trovare il punto corrispondente, prendo la costa più lontana da me, quindi la costa retro anche dell'altro, e faccio, bloccando anche la codina, un punto bassissimo. Ora ve lo faccio rivedere. Tiro un po' il filo, ok. Allora, questo è il punto, vedete, questa è la catenella del punto. Io prendo questa codina verso di me, quella che dà dalla mia parte, e nel punto corrispondente dell'altra mattonella io prendo la codina più lontana da me, scusate, la costina più lontana da me, e faccio un punto bassissimo. Quindi passo, quindi entro nella costina più vicina a me e nell'altro in quella più lontana, ok, e faccio un punto bassissimo, non un punto basso ma bassissimo. Della catenella di separazione tra i tre punti alti prendo anche in questo caso soltanto un filino, il filino sopra e il filino sopra, aggancio il filo e passo punto bassissimo. La stessa cosa faccio in tutti i punti, quindi costina verso di me, la retro, costina più lontana e punto bassissimo. Adesso vi faccio vedere come viene, quindi attenzione a far corrispondere ovviamente tutti i punti, perché a non slittare i punti, quindi controllate di essere nello stesso punto sia in una mattonella che nell'altra. Ora siamo nel secondo gruppo, nel primo gruppo delle 3 maglie alte, siamo arrivati alla catenella, prendiamo il filino superiore e prendiamo il filino superiore dell'altra, punto bassissimo. Siamo nell'altro gruppo di 3 maglie alte, uguale, vedete, questa è la catenella che genera il punto, prendo soltanto la costa più vicina a me e nell'altra mattonella la costa più lontana, aggancio il filo e passo da tutte le asole direttamente, costa, vedete, questo è il punto, prendo soltanto questa, penso che a questo punto sia piuttosto chiaro, e passo punto bassissimo. È una cucitura che risulta piacevole alla vista e in più molto molto morbida.
praticamente. Nell'ultima io prendo entrambe, cioè entro nella catenella in pieno soltanto per bloccare per bene. Fate il nodino, tanto poi questi nodini li andremo tutti, questi fili li andremo tutti a bloccare nella lavorazione, ed ecco la nostra cucitura, vedete? Vi faccio vedere quelli che ho già realizzato. Vedete? E ora andrò ad unire anche questi, e ne ho 2 4 6 7. Io penso che con 7 8 io dovrei essere tranquilla. Voi misurate la circonferenza del vostro vestito e realizzate i granny in base alla misura appunto della circonferenza del vestito che avete, e questo può cambiare in base all'uncinetto utilizzato, alla taglia e a tutto il resto. Ci vediamo quando è ora di unire i granny al vestito. Allora, una volta uniti tutti i nostri le nostre mattonelle tra di loro, dobbiamo andarle ad unire al vestito. Questo è il nostro diritto del vestito, quindi iniziate da dove andate più comode, insomma, e mettendo praticamente dritto su dritto, quindi i granny li mettete al rovescio mentre il vestito lo lasciate a diritto, andate ad unire, perché poi ovviamente facendo così vi troverete tutto sul diritto. Quindi cominciamo da un punto qualsiasi. Io comincerò qui, che ho già il nodino, vedete? Avrei potuto anche tenere il filo attaccato e utilizzare quello senza avere troppi fili di chiusura, ma non ci ho pensato. Se voi state guardando il video e non avete ancora cominciato, non tagliate il filo, ma utilizzate lo stesso filo per cucire le vostre mattonelle. Allora, quindi semplicemente facciamo come abbiamo fatto per unire le mattonelle. Quindi entriamo innanzitutto nella prima catenella e di un punto qualsiasi. Io entrerò in quello subito precedente e ci entrerò con l'uncinetto pieno come primo punto, ok? Entrerò in tutta la catenella, entriamo con la doppia codina. Io faccio la prima catenella, poi lascio la prima tirando un po' e inizio la cucitura. Come la iniziamo la cucitura? Semplicemente come l'altra, prendendo la costa della prima mattonella più vicina a voi, quindi questo è il primo punto, entriamo nella prima costa, questo è il secondo dove c'è il nodino, ok, e entriamo nella costa più lontana da noi facendo il punto bassissimo. Ok, tirate bene il filo di inizio almeno per la prima volta e poi andate avanti, quindi costa, questo è il secondo, con costa. Non è difficile seguire il lavoro perché comunque i punti sono abbastanza grandi e si vedono bene, quindi andando avanti così voi cucite il vostro gruppo di granny. Vediamo come sta venendo, vedete? Alla fine vi troverete con questo tipo di lavorazione. Andate avanti fino ad unire tutte ed arrivare qui che vi faccio vedere, ma non sarà difficile, come unire le due parti, e a quel punto avremo davvero finito il nostro vestito. Sono arrivata a buon punto nella cucitura e ora vi spiego un piccolo dettaglio, un consiglio. Allora, se il vestito lo volete praticamente così e qui un pochino più stretto, allora
la cucitura la fate punto su punto, quindi un punto del granny corrisponde a un punto della gonna. Se invece lo preferite un pochino più largo, che vada così, per intenderci, come sto facendo io, che viene, poi vi farò vedere, viene un pochino più svasatino, più morbido, cucite un punto del granny, cioè scusate, 2 punti di granny, quindi della mattonella, e uno del vestito. Vi faccio vedere. Io quello che sto facendo è questo, perché non voglio, diciamo, una vestibilità a tubino, perché verrebbe a tubino con il sotto un pochino più stretto, cucendo punto a punto, ma lo voglio morbido, quindi praticamente entro nel punto della mattonella ed entro nel punto della gonna. Qui avevo già fatto un punto ed entro un'altra volta, vi faccio rivedere. Allora, praticamente, quindi sempre cucendo dalla costa retro verso di me e nella costa retro del punto del vestito, vedete come largo il punto? Ovviamente abbiamo lavorato con un uncinetto e mezzo, di una misura di 1,5 superiore a quella richiesta dal filato, e quindi viene molto più largo. Quindi io entro e faccio il punto bassissimo, poi passo al punto successivo nella mattonella ed entro nello stesso punto della gonna. In questo modo la vestibilità del mio vestito sarà molto più morbida, cioè il granny verrà molto più morbido, oppure potete rimanere molto larghi nella cucitura, ma io ve lo sconsiglio perché a lungo andare questa potrebbe allentarsi e avere un effetto poi poco piacevole. In questo modo, quindi utilizzando per ogni 2 punti della mattonella uno nel vestito, vi serviranno più mattonelle ovviamente, come sono servite a me. Io ne ho fatte 5 in più rispetto a quelle che avevo preventivato, però la vestibilità la preferisco. Quindi vedete, entro nel punto del vestito, poi passo al punto della mattonella successivo e rientro nello stesso punto. In questo modo la cucitura verrà morbida, la mattonella non tirerà e quindi, avendo anche la curva del vestito, no, del tondo da gestire, questa non stringerà ma rimarrà abbastanza larghina, poi lo vedrete con la vestibilità. E quindi andiamo avanti così fino ad arrivare poi alla fine, dove uniremo i 2 estremi, le 2 mattonelle, e praticamente rimarrà solo da nascondere i fili. Vedete, io sto entrando, vi faccio vedere poi come viene. Vedete, la cucitura è morbida, esattamente come anche il punto, vedete come rimane largo il punto, quindi anche la cucitura rimane morbida, ok? E andate avanti così fino ad arrivare all'ultima mattonella che andremo a unire poi con l'altra. Arrivati all'unione delle 2 mattonelle iniziale e finale, ora dobbiamo andare ad unirle. Quindi ovviamente accertiamoci di essere dal rovescio, come siamo in tutte. Stringiamo l'ultimo punto che abbiamo fatto nella gonna ed iniziamo a cucire, ok? Quindi ovviamente sempre nello stesso modo accertatevi di prendere la costa retro e iniziate semplicemente a cucire in verticale le 2 mattonelle. Stringete bene il primo punto, accertatevi di questo, e lavorate punto su punto, semplicemente, e andate. Quindi ora siamo nel primo gruppo di 3 maglie alte, primo gruppo di 3 maglie alte, vedete?
verificate questo, di essere nello stesso punto delle 2 mattonelle, e semplicemente fate quello che avete fatto finora per le altre. L'unione. Catenella, catenella. Ed ecco qua, terminato il nostro vestito. Vedete quello che vi dicevo? A me è venuta la cucitura morbidissima e praticamente è continuata la svasatura. Purtroppo il tavolino piccino, ma poi lo vedrete indossato. Se voi invece preferite che la parte sotto sia più stretta, basta solo che le mattonelle le cucite punto su punto, senza cucire i 2 punti insieme come ho fatto io. Ed ecco fatto. Guardate che bello l'effetto. Ora ovviamente io ho da nascondere un po' di fili e poi vedremo il risultato finale. Avendo fatto, facciamo un riepilogo, la mezza maglia, scusate, il punto bassissimo in costa retro nella schiena, questa parte è venuta leggermente arricciata. Per chi volesse potrebbe mettere un filo elastico qui e tirare un pochino, o un filo elastico qui, e poi magari ve lo faccio vedere, ma sono fili elastici che si comprano in merceria, ci sono molto sottili, si fa un'imbastitura e poi si tira leggermente prima di fermare in base a quello che uno ha bisogno. Lo potete fare a questo punto, lo potete fare proprio sotto il seno. Io lo lascerò così. Ok, questo è il vestito come è terminato. Come vedete la parte dietro rimane molto scollata. Volendo potete fare 2 asoline qui e qui, questo è a vostro gusto, per poter poi passare i laccetti in base a come dovete utilizzarlo. Se lo dovete utilizzare come copricostume, così è perfetto. Quindi come vedete è venuto morbidissimo,
E che altro dirvi? Questo è il risultato finale e buon lavoro!